Ciao a tutti e benvenuti nella cucina del mio home restaurant. Oggi andrò a preparare un risotto con tartare di gamberi, bischi di crostacei e porri di cervere. In questo caso dei bellissimi porri di cervere, una specialità del Basso Piemonte. Sono dei porri molto buoni, dolcissimi, che si abbinano molto bene anche con primi di pesce. Gli ingredienti per il brodo vegetale: sedano, carota, cipolla, del riso, carnaroli, i nostri porri di cervere, una patata, un limone. Per la bisca la base: burro, sedano, carote, cipolle, 2 pomodori del concentrato di pomodoro. Come liquidi andremo a sfumare con un Armagnac e del vino bianco, e poi metteremo del brodo di pesce e del ghiaccio. Importante sono le proporzioni, quindi in questo caso io ho mezzo chilo di carapaci, andremo a mettere 1 litro di liquido, mezzo litro di brodo e mezzo chilo di ghiaccio. Come spezie userò ancora del timo, sale, pepe e olio extravergine di oliva taggiasco. La polpa dei gamberi l'ho fatta tartare, la vado a condire con del sale, del pepe e dell'olio extravergine d'oliva taggiasco, un po' di limone, e li lascio marinare per un paio d'ore. Per avere ancora un carapace più gustoso io lo vado a tostare in forno 10 minuti, quindi lo vado a prima a condire con dell'olio extravergine d'oliva taggiasco, poi aggiungiamo il timo per dare un po' di gusto e un po' di sale. Mescoliamo bene e poi vado a sistemarlo nella teglia e in forno a 180 gradi per 10 minuti. Nel frattempo prepariamo la base della bisque, quindi burro, mettiamo la cipolla, la carota e il sedano, facciamo tostare molto bene, poi andiamo a caramellizzare anche il concentrato di pomodoro per il colore. I nostri carapaci sono pronti, li andiamo a mettere nella nostra base. Una volta insaporiti i carapaci andiamo a sfumare con l'Armagnac, facciamo evaporare tutto l'alcol, mettiamo anche il vino, anche lì facciamo evaporare, mescoliamo bene e poi siamo pronti con il ghiaccio e il brodo di pesce. Mettiamo anche i pomodori, aggiustiamo di sale e lasceremo andare per 45 minuti. Una volta cotta, eccola qui, andiamo a passare col mix a immersione, poi un setaccio a maglie fini, vedrete che la nostra bisque si andrà a formare. Inizio con la preparazione più lunga, che è quella del brodo vegetale. Incomincio a pulire la cipolla, poi pulisco anche la carota e taglio tutto e metto in acqua fredda, perché così il brodo rimarrà un po' più gustoso per almeno un'ora. Incomincio a pulire i porri, la testa, mi raccomando non buttiamola perché la possiamo usare anche per un brodo. Poi vado a togliere la prima pellicina e sono già pronti, li vado a tagliare sottili e li metto da parte, e una parte li andiamo a marinare perché li andremo a servire in purezza. Aggiungiamo il sale, il pepe e l'olio extravergine d'oliva taggiasco, li lasciamo marinare per almeno un'oretta. Pulisco anche la patata, la incominciamo a pelare, poi la vado a tagliare a listarelle e poi a fettine sottili, così si cucinerà anche molto prima. Prendo padella, olio extravergine d'oliva taggiasco, incomincio a cucinare la patata perché avrà una cottura un po' più lunga. Una volta che si è insaporita un po' aggiungo il brodo vegetale e lascio cucinare per 6-7 minuti. Poi aggiungo i porri, continuo la cottura, aggiungo sempre un po' di brodo vegetale e aggiusto di sale. Una volta cotto il tutto lo metto nel bicchiere del mixer, frullo il tutto. Per la cremosità mi regolo aggiungendo il brodo vegetale. A chiudere aggiungo anche un po' di olio extravergine d'oliva taggiasco, rifrullo bene e la mia crema è pronta. Ora che ho tutta la linea metto su il riso, olio extravergine, aggiungo i porri, faccio insaporire, poi vado ad appassirli aggiungendo un po' di brodo vegetale. Una volta che sono belli cotti posso tostare il riso. Quando il riso è tostato posso sfumare col vino bianco, faccio evaporare tutto l'alcol e continuo la cottura con il brodo vegetale. A metà tempo posso aggiungere la bisque di crostacei, mi raccomando anche questa deve essere bollente per non interrompere la cottura del riso. Aggiusto di sale, quando finisco
finito vado a mantecare e creo la famosa onda solo con l'olio, senza burro. Siamo pronti per impiattare, metto il riso sul piatto, lo aggiusto, aggiungo un po' di pepe, vado a decorare con un po' di crema di porri, senza esagerare, mi raccomando, aggiungo la tartare di gamberi, vado ad aggiungere, per dare anche un po' di colore, un po' di porri che abbiamo marinato, un filo d'olio extravergine d'oliva taggiasco e il piatto è pronto. Bene, eccolo qua, un bellissimo e buonissimo risotto con tartare di gamberi, bischi di crostacei e porri di cervere. Come avete visto, la preparazione di tutte le basi è un po' lunga, però vi posso assicurare che il risultato merita il tempo perso. Vi aspetto per i prossimi video, ciao da Andrea.